Praticamente questo parco è in Oasi, in questo deserto di cemento. Ok, questa qua è la zona francese, giusto? Ah, wow. Questo negozio è fantastico. Nonna. Allora, sto caricando la macchina fotografica, quindi sto registrando dall'Insta. Guardate qua che meraviglia, siamo alla Piazza del Popolo. Questo qua dovrebbe essere un'esposizione, una galleria d'arte o qualcosa, perché qua c'è scritto il titolo dell'allestimento, si chiama No Longer Human, non più umani. Comunque abbiamo camminato assai perché lì in fondo c'è l'hotel a cui siamo stati e siamo arrivati fino a qua. Che meraviglia! Praticamente dovrei camminare con una videocamera perennemente accesa perché c'è veramente un sacco da farvi vedere. Non sta piovendo, però ci sono le ragazze che spesso usano gli ombrelli in Cina per regolarsi non dalla pioggia ma dal sole. Per non abbronzarsi, esatto. Che per me è la cosa più strana che può esistere. Esatto. Ah, sono le foto, vero? Fila. Maglietta fila. A volte è abbastanza funny perché ci sono dei cinesi che comprano dei t-shirt con qualcosa scritto in inglese. Sì, che a volte non ha senso però. Perché a volte sono scritto qualcosa che random, che sembra buono però non. Esatto. Molto molto funny. È divertente. Sì, divertente. L'altro giorno con i miei amici dell'università abbiamo comprato una t-shirt perché era così, non così divertente perché non aveva senso per niente, quindi adesso noi abbiamo tutti insieme questa t-shirt che non ha senso. Come divertente. Sì, era qualcosa tipo It's best to leave. Don't remember, have me. Don't remember heavy? Have me. Ah, have me. Non è una frase, non ha senso. Dice Solo- praticamente ci sono non solo ricordarmi, Sì. have me. Ah, come si traduce have me? Have me. Prendimi? No. Sì. Avere io. Esatto, abbi Cioè, me. non è sì. Non è nemmeno una frase. Esatto. Però è scritto molto. Se fossi una frase molto deep. Sì, esatto, il senso è quello però, la grammatica non proprio. Ma questa è ancora la piazza, no? Adesso qua è finito la piazza del popolo, quindi se andiamo più per questa zona, poi ripeto, poi comincia la zona francese. Ah, ok, perfetto, quindi stiamo arrivando alla zona francese. E sì, di dentro non. Apparentemente c'è ancora qualcosa. Ah, una cabina telefonica? Sì. No, che cos'è? Per fare le foto. No, una cabina telefonica! Wow. No, vabbè.
assurdo vedere una cosa del genere in Cina. Ok, questa zona dove stiamo camminando adesso si chiama Xintiandi. Xinjiangdi, qualcosa del genere. È una zona abbastanza famosa perché ci sono un sacco di nuovo centri commerciali, negozi. Un po' elegante. È molto elegante, sì. E Dovrebbe essere quella zona là? Sì, in questo di su, Xintiandi. Ok. Dovrebbe cominciare qua. Non so esattamente dove comincia, però è la zona là. Ok. Ah, ma questo parco qui? Fantastico. Piccolino parco. Ma guardate che carino questo parco. È un isolotto. Praticamente questo parco è in Oasi, in questo deserto di cemento. Sì, giusto. Fantastico. Quindi ora ci stiamo dirigendo, in realtà dovremmo essere già ai confini della zona francese, come si può vedere da questi palazzi. Oh, scale mobili. Sì, andiamo. Dopo di lei? Questo c'è spesso in Cina. Carina questa ripresa. Comunque secondo me comincia forse Sì, di qua, poi esatto. tipo ci sono tanti caffè, poi case un po' piccoline. Ok, praticamente sì, la zona francese è qua, ci siamo dentro. Ed è particolare perché appunto dentro la zona francese ci sono i locali, tipo i bar come in Francia. Questo per via appunto della non dominazione ma della colonizzazione che hanno avuto. Quindi qualcosa della cultura francese è rimasta a Shanghai, come anche quella inglese. Stiamo camminando in una specie, non è un sottopassaggio, però stanno costruendo, quindi probabilmente per protezione. Vedo la luce in fondo. Eccoci fuori. Aria. Quindi siamo proprio arrivati, questa è quella zona. Ok, questa è qua la zona francese, giusto? Ah, un'altra cabina telefonica. Secondo me ci sono più piuttosto carini scale. Questo Oh wow! Ok, questa qua è una pubblicità di Elama, che Elama è... tutto questo è di Olova. Sì, tutto questi stand appartengono a Elama. Praticamente Elama è questo simbolo. Quello blu. Esatto, praticamente è il Deliveroo della Cina. Ah, che figo! Andiamo a farci un giro da Elama. Quindi questa è la mascotte di Elama praticamente, che dovrebbe rappresentare i rider. E là c'è la mascotte con un povero cristiano dentro. E questo è l'evento di Elama. Il delivery cinese. La uso un sacco quest'app. Abbiamo trovato questo posticino che è molto carino e anche qui hanno i vestiti appesi fuori come in Italia. Anche da questa parte hanno i vestiti appesi fuori. Non capito soltanto se è una zona residenziale o dove ci vivono o no, perché noi siamo entrati da là che è un cancello. Cioè, guardate questo vicoletto che bellino.
Sì, questo quartiere qua effettivamente fa tanto Europa, è molto bellino. Soltanto che ci sono i cinesi. Qua ci sono i secchiuzzi che si prendono il fresco, come in Italia. Ah, ok, là c'è la spazzatura, quindi no. È una zona residenziale, esatto, dove ci vivono. E basta. Sì, in cui ci vivono. Questi sono gli appartamenti. E praticamente si esce da lì da dove siamo entrati. Infatti sì, è molto bellina. Esatto, qua adesso praticamente abbiamo girato l'angolo, cioè noi siamo venuti da qua. Abbiamo girato l'angolo. È come se ci trovassimo in un altro mondo, in un'altra realtà parallela. E non si sente neanche niente dalla strada, cioè non c'è rumore. È assurdo, veramente non si sente nulla dall'esterno della strada. Sì, è un villaggetto, cioè, guardate qua che bellino. Cioè, wow. Anche si può uscire da qua, sì. È molto caratteristico questo. Sì. Non so, è un mix secondo me, perché allora le finestre sono tipiche europee. Ancora casa, non so. Fantastico. In un attimo siamo finiti in un'altra realtà. Esatto, questa qua è la vecchia Shanghai, sì, cioè assurdo. Tra Cina e Francia, perché là si possono intravedere delle lanterne, penso sia un ristorante, e anche per come è fatto questo palazzo ha poco di francese, credo. No, in realtà no, non ha poco di francese perché c'è balconi. Ah, wow. Questo è l'impasto e poi lo fanno in quel modo, quei panini là, li piastrano, mentre si piastrano tritano la carne, penso che sia maiale, Secondo me sì, che è maiale. li riempiono, sacchetto e via. Sono molto buoni. Sì, questi sono molto buoni. Tu vuoi provare una? E dai, proviamone una.
Questo è il locale e alla fine abbiamo deciso di sederci e provare uno di questi panini. Bellino proprio. E quindi il pane è arrivato ed è questo qua. È grande quanto la mia faccia, con dentro la carne. E lo chiamano l'hamburger cinese. Secondo me il pane È buono. No, il pane è buonissimo, è fragrante. Poi il pane è proprio buonissimo anche per la Cina, perché a volte non Sì. è facile trovare un pane buono, però questo pane è Bello. Guardate l'impasto. Anche questo è buono, è un panino, basta e avanza perché è bello corposo. Qua anche c'è una fila abbastanza importante, sembra famoso. Wow. Ok, quindi la fila per questo ristorante è una fila per i noodles. Wow. Ok, questo qua. Fa il giro pure da qui. No, questi sono i noodles. Carino. Questo negozio è fantastico. Nonna. quello dice che hanno un caffè. Ah, è un bar. Sì, sembra tipo un bar. Ok, proviamo a prendere il caffè da nonna. Siamo da nonna. Molto piccolino. Ah, c'è un po' di pastri. Un po' di paste. Però non sembrano molto italiani. Ci sono dei cornetti. No, italiane no. A parte i cornetti. Ah, il gelato pure. Sì. Allora, lo chiamano anche il gelato. Sì, sì, sì. Gelato si salta. Ah, buono. È sembrato pistacchio. Sì, abbastanza Gelato al italiano. pistacchio, sì, sì. Uno dei miei flavor preferiti è il pistacchio. Anche il Se mio. vengo in Italia. Sì, se vieni in Sicilia Ah sì, già. muori. Buonissimo. Dicono che possiamo fare l'espresso con la macchinetta però. Non so caffè. Hara. Let's speak Chinese, not you. Prendi un caffè anche tu, sì. Sì, sì, certo, certo. Questo lo pago io. Però all'interno del posto non c'è una nonna. Infatti mi sa che il caffè viene fatto con la macchinetta. Però sempre la tazza moderna. Esatto. In Cina non si usano le tazzine piccoline per il caffè. Ah, però pure è buono. Credo delle Sicily Run Ok, praticamente lui, se ho capito bene, è il titolare di questo posto che viene dalla Sicilia e ha chiamato il locale nonna per via della sua famiglia, penso. Sì, no? perché il ricetto e come ok, preparare ok. è tutto venuto dalla sua Ok, nonna. perché appunto tutta la preparazione per il caffè, i dolci, eccetera, viene dalla sua famiglia siciliana. E, Ah. ci sono 6 o 7 negozi in tutto Tutto Shanghai sì, che si chiamano così nonna. Ah, ok. Quindi è sempre lui che ha aperto questi Ok, questi negozi. fantastico. Bello, non E questo? sapevo questa cosa. E la nonna. E infatti dalla Sicilia con amore.
La cosa divertente è che siamo nella Francia cinese, abbiamo trovato una caffetteria il cui proprietario viene dalla Sicilia e ci stiamo prendendo un caffè italiano, siciliano, nella Francia cinese, cioè, cose strane in questo senso. Che si chiama nonna. Esatto. C'è anche la coppa dove si dice nonna. Anche qua, from Sicily Liverpool. Molto carino. Assurdo. Quei ragazzi ci hanno già appena fatto una foto. Secondo me è meglio. Oh. Quello che abbiamo preso prima è Starbucks, senza ombra di dubbio, sì sì. Ok, buono anche se è un caffè fatto con la macchinetta senza amore, però anche se c'è scritto dalla Sicilia con amore. Insomma, comunque sì, tutto sommato buono.